The Ridge Motorsport Park, Seattle, America. Finalmente sono qui e fra poco esordirò nella Twins Cup del Moto America. Nel video precedente vi ho fatto vedere la pista e tutte le particolarità, in quanto molte cose sono diverse dalle gare alle quali siamo abituati. Non conosco la pista, non conosco le Dunlop americane che, come ho già ripetuto, sono diverse dai prodotti che si trovano in Europa, e non conosco la moto che, anche se è la stessa, però sa come partire un po' da zero. Abbiamo replicato i setup usati in Italia e vediamo che cosa succede in quanto correremo con il motore originale, perché la testa di Gabbro ce l'ha FedEx e deve ancora arrivare. 5 cavalli in meno rispetto ai miei colleghi, ma sto bene e darò il massimo. Oh yeah. Yo, let's do this. Now picture homie rolling, let me offer my condolence. You don't know just how I'm doing, and the silence gold I'm broke cause they know him for talking fluent. Got him under the influence, the truest, talking to him. But it's on your ego, bumping him out music, I'm eschewing. I just doing for the day, gonna have to get explicit. I got love for rappers like I do for fucking bitches. And I got that ass, storming the ass. Dovrei avere un attimo di tempo per raccontarvi che cosa è successo e cosa abbiamo fatto stamattina. Allora, innanzitutto qua non c'è mai silenzio nel paddock, perché al Moto America, nei circuiti, non esiste la corrente, ci sono solo i generatori, quindi tutto il giorno. Allora, primo turno l'ho fatto. Ragazzi, la pista è, sono pazzi, e loro dicono che questa è una delle piste più europee perché ha poche buche. In effetti l'asfalto non è male, anche ieri durante la track familiarization abbiamo visto che comunque l'asfalto è molto liscio, a parte qualche punto bucato, quindi questa per loro è una delle piste più belle. Quindi primo turno fatto, come dicevo la pista folle, è tutta su, giù, destra, sinistra. Non ci sono tante frenate, ce ne sono giusto 3 o 4. Infatti adesso bisogna fare una moto un po' diversa rispetto a come la usiamo noi in Europa. Devo mettere a posto il rapporto, sono partito circa più o meno come i miei compagni di squadra, solo che piccola issue, come dicono loro, piccolo problema è che, non essendo arrivata la testa di Gabbro con la spedizione, attualmente sto correndo con un motore originale che va piano rispetto alle altre moto, quindi devo fare anche una scelta di rapporto diversa. Adesso abbiamo fatto le modifiche, abbiamo fatto tutti i conti sul rapporto, abbiamo modificato l'altezza del davanti. La moto in generale mi piace, la pista è bella. In questo momento sono 11°, ho preso 3 secondi e mezzo, però a mia discolpa posso dire che ho fatto solo mezzo turno perché si è rotto un tubo dell'acqua. Purtroppo sono cose che ci stanno ricostruendo una moto da zero, può capitare, e quindi sono dovuto uscire, ho fatto un po' meno minuti. Sicuramente non è buono non conoscendo la pista, però bisogna affrontare tutto quello che viene. E la cosa che mi ha impressionato di più di tutte è che in Europa, quello che io vedo paragonando i tempi dei vari campionati, il mondiale Super Sport 300, quelli che sono i tempi che si fanno con questo tipo di moto, il mondiale Super Sport 600, bene o male ci sono circa 5 secondi fra ogni classe. Tipo la 300 a Misano fa 49, con queste moto qua si fa 44, la Super Sport fa 38, quindi ci sono 5 secondi ogni categoria. E qua devo dire che la pole position l'ha fatta un ragazzo che si chiama Anthony Mazziotto e ha fatto 48,5. Il primo invece della Super Sport 600, quindi Next Generation, anche qua in America con la Ducati, ha fatto 45,5, quindi ci sono solo 3 secondi di differenza. Quindi vuol dire che il livello della Twins Cup qua in America è veramente alto. Infatti dobbiamo darci da fare e non sarà facile anche avendo il motore originale. Adesso vi porto
là sopra perché il team ha la terrazza sul camion, dopodiché qualifica e dopo la qualifica vi faccio vedere che razza di campionato è questo perché è bellissimo, a me piace un sacco e facciamo un giro insieme del paddock. Allora, vediamo di non morire. Dog when I'm in the building. And it kind of ironic, who would have thought that I'd be the hottest? Never came close to being no bitch, but you know Snow was a fucking product. Tell me who won it? Not what you want, it's bound to be iconic. Baby, you got it. To get that love and that's 100, taking a proof on it. Adesso andiamo a cambiarci e facciamo sta benedetta qualifica 1. Previsione 3 secondi in meno. 3 secondi in meno, facciamo 6 decimi dalla pole position, Pure gli altri miglioreranno, col cazzo. E pensa alle altre 3 secondi. Dai, ho fatto 7 giri. Devi levare un secondo il primo split, 2 secondi nel secondo, vabbè, 1 e un secondo al terzo split. Va bene, no problem. Come dice Gennai, un secondino easy, in questo caso dobbiamo averne 3 easy, quindi non c'è problema. Non c'è prende problema. Gennai come esempio, giusto te, insomma. In che senso? Gennai prendi come esempio. Dovrei prendere Valentino Rossi. Esatto, no, Gennai non è buono. Ciao. Y'all ain't ready. Later, the whole damn city. Whoa, 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 nah, nah, nah. Get up, I know y'all hear me. Show love when I'm in your city. Whoa, 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 nah, nah. Right, he's a guy that we need to talk about, Edoardo Mazzuoli. He's a rider that I know very, very well indeed. He is the team manager of the Supersport 300 BR Corsa Yamaha team. These are an Italian Yamaha team. They run British rider Indy Offer, and they also run Mirko Gennai, the 19-year-old who in the first 6 races of the World Supersport 300 Championship this year, they have had 2 pole positions, 2 podium positions. Mazzuoli has a lot of followers on social media. He's a great off-road rider, and he is riding a bike, part of the Veloce Racing squad, the 3rd bike, along with Caleb de Courel and championship leader Jody Barry. But they are running some parts that they have developed in Italy on this bike. And screen, there is Blake Davis. Mazzuoli, the Italian, there in 11th place ahead of Liam McDonald, who gets bragging rights for pure attitude. Darren James. John Knowles gets back on track. Questo rumore qua è una roba che veramente ti uccide. Per questo motivo sono venuto qua in pit lane dove c'è un po' di silenzio per raccontarvi com'è andata la qualifica 2. Allora, c'è da dire una cosa. Io sono sicuro che se fossi venuto qui a fare un test sarei andato, penso, più forte, perché è una cosa veramente unfriendly, come direbbero loro, difficile di dover entrare in una pista e non hai turni, prove libere 1, si è rotto il tubo, ho fatto un quarto d'ora e subito qualifica, entri e devi tirare, guidi male, guidi teso. Comunque meglio, sono riuscito a scendere sotto il 50, ho fatto 49,8, sono 2 secondi e 6 dalla pole position. In questo momento sono 10° in griglia. Domani abbiamo qualifica 2 la mattina e la gara il pomeriggio. Io sono convinto domani di poter arrivare a stare almeno nelle prime 2 file, sesto, quinto, settimo, quelle posizioni lì, e poi giocarmi tutto in gara, perché tanto non ho la conoscenza della pista per poter fare un bel giro, quindi devo ancora lavorare sulla moto. Adesso ho delle molle della forcella che non mi piacciono molto, quindi molto probabilmente cambierò la configurazione mettendo una molla un pochino più sostenuta, con un po' meno di precarico, per dare un po' più di posizione alla moto con il gas in mano, perché qua ci sono dei curvoni dove bisogna entrare con il gas e non c'è particolarmente da frenare. Altra cosa difficile sono le Dunlop, ne abbiamo provate di 3 tipi diversi e sono delle gomme completamente diverse rispetto a quello che sono abituato ad utilizzare, e soprattutto la gomma posteriore è veramente molto piccola, con la stessa altezza dell'ammortizzatore posteriore senti proprio la moto che è più bassa, quindi bisogna abituarsi, ci devo un po' lavorare. Il rapporto che ho fatto, ci abbiamo beccato, ero sicuro di quella cosa lì, infatti ho preso una strada completamente diversa dai miei compagni di squadra, ma ripeto, ho un motore originale, loro hanno un motore con la testa fatta, quindi ci sono 5 cavalli di differenza quando abbiamo bancato la moto l'altro giorno da Cycle Tune. Stavo dimenticando però che vi avevo fatto una promessa, quella di farvi vedere il paddock del Moto America. Adesso non c'è casino, prendiamo il motorino
e andiamo a vedere, anche perché ci sono un sacco di cose interessanti da vedere. Allora, il nostro team lo avete già visto, qua in fronte a noi c'è Ducati New York, che è il team di Danilo Petrucci. Andando avanti, diciamo, questa è la via dove ci sono tutti i team più importanti della Superbike, e Team Veloce, dove corro io, ha una bella struttura, quindi anche loro, facendo la Twins Cup, sono piazzati in prima linea. Qua ci sono Tylers che corrono con delle BMW, qua finisce il paddock, e qua in fondo al paddock hanno piazzato tutti i gazebo di quella che è l'Aprilia Northern Cup, che è il trofeo che c'è anche in Italia con le Aprilia Sport Production 2,5, e sono qua alla fine del paddock. Questo è il posto dove c'è il famoso cavatappi. Qua di fianco c'è la pista dove corrono questo weekend, ci sono anche le ovali a correre, loro corrono in questo circuito più piccolo. Adesso andiamo avanti, questo è un ragazzino molto veloce, e come potete vedere non ci sono box, tutti hanno camion e strutture. Qua c'è la limonata che ha chiuso, l'ho messo nelle storie di Instagram, vendono la limonata. Qua i vari baracchini, qui c'è il bar, mentre andando nella direzione opposta, qua poi è fighissimo perché hanno un pick up per capello, c'è macchine immense, carrelli immensi, c'è un completamente diverso approccio alle corse. Qua tutti i team più piccoli della 300 Super Sport o Junior Class, e qua arriviamo alle due tende del Moto America. Questi sono gli hospitality dell'organizzazione. Questo è credo sia il podio, speriamo di salirci, mentre l'unica struttura che c'è nella pista è questa. Questi qui sono dei box che sono adibiti a verifiche tecniche, media center, sala stampa, e non sono box, infatti non hanno nemmeno l'uscita di là, non c'è, sono solo rivolti verso la pit. Non avete idea quante volte io abbia pensato a questo giorno, il primo giorno di Moto America. Praticamente da quando abbiamo iniziato a organizzare questa cosa, tutte le notti io credo di aver pensato a questo giorno qua. L'unica cosa che mi lascia un po' con l'amaro in bocca, ma che allo stesso tempo mi dà la carica, è che mi sento bene, ma non è facile spingere subito qui, anche perché se fai errori rischi di più, è inevitabile. Metri in piedi, bar in PSI, litri in galloni, Celsius in Fahrenheit, tutto è una complicazione anche per le semplici pressioni delle gomme. Oggi era uno shakedown, ma domani si fa sul serio e sono sicuro che ci avvicineremo.